Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere oggi cosa la persona a cui stai pensando, la persona che hai nel cuore. Qual è la struttura energetica di questa persona nei tuoi confronti, quindi cosa pensa, cosa prova e da cosa sono mosse le sue azioni nei tuoi confronti, ok? Allora, ti chiedo inizialmente di pensare a questa persona, visualizzala davanti a te, a occhi aperti, occhi chiusi, come senti di più, pronunciando il potente mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. È il mantra che vi ho fatto fare nell'ipnosi guidata. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. Ok. E adesso andiamo a vedere, chiedo ai maestri, mostratemi l'energia attuale che c'è tra di voi. Qual è l'energia attuale che c'è tra di voi? Qual è l'energia attuale che c'è tra di voi? Conoscenza profonda. Questa è una carta che mi parla probabilmente di un silenzio che c'è tra di voi in questo momento. Allo stesso tempo mi parla di una profonda saggezza che si sta radicando in questa persona grazie a questa connessione e anche in te. Una profonda saggezza, un sentirsi senza sentirsi. Ok, adesso con i miei potentissimi oracoli lui-lei andiamo a vedere di delineare il quadro energetico di questa persona nei tuoi confronti. Allora, per tutte le ragazze che li desiderassero, li trovate sotto l'info box in descrizione. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Mostratemi, maestri. Energia attuale. Caspita, sto pensando di regalarti un anello. Qui c'è una persona che sta pensando come energia attuale di regalarti un anello. L'anello cos'è? L'anello, no? È il simbolo di un completamento, un'unione più profonda che simbolicamente nella materia viene realizzata con l'anello. Quindi un'unione profonda. Sto pensando di regalarti un anello. Bellissimo. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. I pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Caspita, ti dice, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora in questa persona tu generi una profonda trasformazione, lo vedevamo anche con la conoscenza profonda, una profonda conoscenza del sé, di se stessa, della sua anima. E questa persona sta pensando che quando vi siete separati o non vi siete sentiti o scritti per un po' o
in questo, se c'è silenzio, nella separazione. Questa persona ha cercato di distrarsi nei modi consueti come faceva prima, purché non sentisse quell'emozione che tu gli provochi. Al di là di quale emozione sia, un'emozione molto forte che voleva controllare. E allora sta pensando che non ce l'ha fatta. Alla fine quando ti vede, ti pensa, ti sente, si sente inerme davanti a qualcosa di più grande, sta pensando, di se stessa. Caspita, grande profondità abbiamo qui, eh? Ecco perché conoscenza profonda. E probabilmente per te è la stessa cosa, eh? Vediamo cosa prova per te. Cosa ha nel cuore? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Questa è una persona che soffre il rifiuto, grande ferita del rifiuto. Ferita del rifiuto ovviamente le riceviamo tutte dall'infanzia e si sta facendo i conti con questa ferita. Noi la chiameremo Dea, magari questa persona non lo sa. E quindi è una persona che è scappata da te per paura che tu la lasciassi. Quindi ha subito questo rifiuto profondo dell'infanzia e quindi probabilmente scappa dalle cose che vede più grandi di se stessa, questa persona. E adesso vuole coronare questa sensazione dicendoti sto pensando di regalarti un anello. Vuole coronare tutto questo perché sto comprendendo tante cose, con la conoscenza profonda mi fa pensare a una persona che sta in una profonda riflessione che gli tocca l'anima. Gli tocca l'anima. Magari pensavi che è scappata questa persona perché non ti volesse o no, parliamo sempre di questa cosa, no? Quello che la mente razionale vede è una realtà completamente limitata rispetto al reale. Ok. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla situazione. Sei la mia vita, caspita. Il blocco è quello che questa persona non riesce a concepire ancora il fatto che sei la sua vita, sei la scintilla che gli permette di evolvere, sei colei che o colui che ha dato un senso alla sua vita, però sta al blocco. È come se ancora non lo ammettesse perché è scappato per paura che lo lasciassi, sta in un'elaborazione profonda di questo. Caspita, la carta anche se è al blocco è uscita, ciò vuol dire che ammettere questo è in fase di elaborazione. Caspita. Vediamo le intenzioni, abbiamo visto come sta internamente, no? Poi con i miei oracoli lei si prefigura proprio una forma poetica, no? E siccome l'anima comunica in poesia, nel dramma, no? Nel dramma inteso non come nella forma negativa, come intende la nostra mente, ma il dramma poetico del greco, no? Il dramma greco. E quindi l'anima ci parla in poesia e noi riusciamo con questi oracoli a delineare questa poesia. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti, le intenzioni. Mi fai perdere il controllo. Questa persona sa che quando è davanti a te o si tratta di te, gli fai perdere il controllo. Perché ha cercato di controllare quello che provava per te, ma non c'è riuscita. Ammettendo, ancora non dicendolo a se stessa, questa persona che sei la mia vita, cioè sei la luce che devo seguire come insegnamento, come esempio, come apprendimento. Nelle sue intenzioni mi fai perdere il controllo, sta pensando di fare cose che hanno a che fare con l'essere fuori controllo, non tenere sotto controllo le sue emozioni. Ok, vediamo cosa farà nelle azioni. A cosa sono conformi le sue azioni nei tuoi confronti?
ho sempre voluto te, lo capisci? Farà un'azione che ha a che fare con un fuorischema. Le sue azioni sono conformi a farti capire che ha sempre voluto te e nessun altro, come vuole te. E vuole farlo con un'azione che non è programmata, con qualcosa che non ti aspetti e non si aspetta nemmeno questa persona stessa di fare. Le sue azioni sono conformi al fatto di farti capire che ha sempre voluto te, regalandoti un anello magari o facendo qualche gesto importante. Vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Energia finale. Infatti, qua c'è qualcun altro, in mezzo c'era qualcun altro. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Quindi qua abbiamo una persona, per alcune di voi, che siete in una triangolazione o non condivisa, perché ci sono triangolazioni condivise, e quindi sta impazzendo in questa triangolazione, nella sua dualità, sta impazzendo in questa dualità, nel non comprendere alcune cose che lo fanno pure, appunto impazzire. Quindi per un gruppo sostenuto di voi che vi trovate in una situazione dove ci sono altre persone in questa dualità, questa persona è scappata perché non poteva reggere qualcosa di grande, stando con un'altra persona era più zona comfort, più gestibile, più controllabile. E quindi mi fai perdere il controllo, ho sempre voluto te rispetto a questa persona. Quindi se avevi dei dubbi tra te e un'altra persona, ho sempre voluto te, lo capisci? Magari ci sono altre situazioni contingenti di incapacità di prendere coraggio a fare delle azioni che lo hanno bloccato, ok? Per altre ragazze e ragazzi che non c'è nessun'altra persona, questa è la carta della dualità, di un certo modo di approcciare alla vita e quindi anche alla scelta delle persone piuttosto che un altro. Magari questa persona aveva nella mente un certo prototipo, modello di riferimento a cui appellarsi su come stare in relazione. E quindi ti penso anche quando sto con lei, se non c'è nessuno, sto nella mia forma mentis, nella forma mentis del come dovrebbe essere una certa relazione, ma impazzisco, sto impazzendo, perché? Sei tu che mi fai perdere il controllo, sei tu che mi fai andare fuori le regole che ho nella testa che mi hanno inculcato da una morale. E quindi questo mi sta facendo fare una introspezione profonda. Ok, vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi nelle specifiche. Allora, energia attuale di questa persona mentre dice sto pensando di regalarti un anello, energia attuale nei tuoi confronti. Re di spade, qua ci sei tu, o può essere una persona che è del segno d'aria come te, gemelli, acquario, bilancia. È una persona con la quale ci può essere freddezza in questo momento, oppure una persona che ha le idee chiare nel fatto che per farti capire tutto quello di cui ti ho parlato adesso, sta pensando di regalarti un anello. Il Re di Spade è colui che ha la mente chiara e lucida nel fare questo, nell'avere questo pensiero, ok? Vedi, qua abbiamo il diavolo, è una persona che ha molta passione nei tuoi confronti, anche una persona che probabilmente eh, può, puoi averla percepita come una persona con un po' di ego, può anche essere così. Una persona strategica mentalmente, ok. Vediamo un po' i suoi pensieri nei tuoi confronti con queste parole meravigliose. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato in mille modi di riempire quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Sta pensando questo. Cosa mi dicono i tarocchi su questo? Re di coppe, che è innamorato, anche se ha contenuto le sue emozioni. Qua abbiamo una persona molto innamorata e che probabilmente sta pensando di aprirsi emozionalmente a te, con tutta questa riflessione, va bene?
Ok, adesso cosa sente per te? Perché sono scappato per paura che mi lasciassi? Cosa ha nel cuore per te? La forza ha trattenuto le sue emozioni e con forza non ha avuto il coraggio di affrontare. Sono scappato, non ho avuto il coraggio di affrontare questa cosa che era più grande di me. Però allo stesso tempo, con la forza sul cuore, mi dice che vuole avere il coraggio di esprimere quello che ti ho detto, ok? Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti con la carta Sei la mia vita. 10 di spade. È una persona che sta chiudendo un ciclo doloroso, una situazione molto difficile della sua vita. Può essere stata con te questa situazione difficile, può essere stata una chiusura, una difficile tappa da mettersi alle spalle, un dolore molto forte. Tu gli hai fatto vedere una nuova luce della vita. Qua c'è una persona che va verso la luce, qua ci sono i corvi che denotano la trasformazione, la morte, no? Se la mia vita al blocco, cioè questa persona è come se non fosse riuscita ancora a vedere la luce che gli hai trasmesso, proprio perché aveva i filtri di un dolore molto grande nel cuore. E anche la chiusura di una relazione, probabilmente con quest'altra persona, anche se stanno già insieme, se è il tuo caso, eh? Vedi, qua c'è un 6 di coppe, stanno tutte al contrario, aspettate, stanno tutte al contrario, allora questo faccio così. E... È difficile per questa persona mettersi alle spalle un passato, o con te, oppure ci sono dei figli importanti come emblema, oppure un passato nell'infanzia, ha sofferto molto, qua già te lo dicevo, no? La ferita del rifiuto, quando si è bambini il 6 di coppe, e il rifiuto è proprio la penuria del 5 di denari. Probabilmente questa persona ha sperimentato anche nell'andare andare e venire, anche in una relazione, una certa penuria emozionale, voleva dare di più ma era ostacolato da questo grande dolore che stava elaborando dentro se stesso. Vediamo le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti con la carta Mi fai perdere il controllo. Le intenzioni. L'imperatore è una persona che strategicamente sa quello che deve fare. E qua abbiamo la torre, per rimettere insieme i pezzi. È una persona che mi fai perdere il controllo nelle intenzioni e quindi il controllo è proprio l'imperatore, una persona che rimane sempre ligia al dovere, ha degli obblighi, delle responsabilità familiari, sociali. Tu gli fai perdere il controllo, no? E quindi sta vagliando che cosa deve fare. Vediamo cosa farà con Ho sempre voluto te, lo capisci nei tuoi confronti. Cavaliere di spade te lo dice assolutamente, all'improvviso farà un'azione che non rispetta la sua rigidità e quindi è una cosa improvvisa. Se siete no contact, qua c'è un contatto imminente. Sì, infatti 7 di spade, la fuga, nonostante sia scappato, o è possibile che tu scappi, non lo so. Però qua mi dice che 7 di spade, l'imperatrice, 9 di spade. Qua ci sono due donne anche, eh. La persona con cui si trova per alcune di voi c'è un rapporto ufficiale, ma in te vede la bellezza, la grandiosità, vedi l'imperatrice, anche se sei uomo, è da cui scappa, ok? Adesso rientra, quasi non se lo nega a se stessa questa persona, o se l'è negato. Vediamo energia finale di questa persona nei tuoi confronti con la carta Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. La luna, infatti, se questo è il tuo caso, qua ci sono queste cose nascoste che non osa dire all'altra persona. La temperanza, 7 di spade, infatti. Come se evita di parlare, evita la guarigione. Due altre.
Però c'è la morte e il 5 di coppe, grandissimi sensi di colpa nei tuoi confronti e nei confronti dell'altra persona. Qua io vedo un qualcosa all'improvviso che succede. Poi vedo qua probabilmente questa persona che ti parla, però secondo me alcuni di voi siete voi a evitare questa persona. Alcune di voi, evitarla. Perché le spade sono i gemelli, no? Siete un po' voi a evitarla. Però qua c'è molta tristezza, molto pentimento, nonostante questa situazione è guidata dall'angelo della temperanza che mi dice è guidata affinché ognuno guardi le proprie paure, resistenze e limiti e si possa guarire da se stessi. Vediamo cosa succede alla fine tra tutti e due. Cosa succede alla fine tra tutti e due? 8 di coppe. Sì, l'asso di denari e l'asso di spade. C'è un rientro di questa persona che vuole darti un'opportunità importante e chiarirti tutto. 8 di coppe è una persona che lascia il conosciuto, il passato, fa un cambio nei tuoi confronti per questa opportunità. Va bene? Alcune di voi ve ne siete andate e avete aperto la porta ad altre opportunità, quindi nella misura in cui arriva questa persona, sta a voi decidere, mi spiego? Sì, due altre. Sì, c'è l'offerta, paggio di denari e l'appeso, però siete, secondo me, questa persona ti parla proprio c'è l'appeso, che mi dice circostanze esterne che devono essere chiarite affinché la cosa si sviluppi concretamente, ok? Qua abbiamo i segni del gemelli Acquario, Bilancia, gemelli come te, Ariete, Cancro, Pesci, Scorpione, Leone e Pesci, o segno ascendente. E io ve li do queste indicazioni giusto per darvi un messaggio in più, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io mi auguro che voi studiate sempre, che applicate la magia pratica che trovate nei miei podcast della playlist L'arte sciamanica per andare incontro alla realizzazione delle vostre relazioni integre e appaganti. Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!